Bentornati nel canale, oggi vediamo come preparare il patè di pomodori secchi. È una ricetta facile e veloce dal sapore mediterraneo che sorprenderà i vostri ospiti e soprattutto i nostri palati. E ora, sigla! Partiamo dai pomodori secchi, questi li ho essiccati al sole nel balcone di casa con una spolverata di sale e sono stati 7-8 giorni in esposizione al sole e niente, coperti da una retina. Adesso sono pronti, sono 1 chilo di pomodori e adesso li utilizzeremo nella nostra ricetta. Vanno benissimo anche quelli del supermercato e adesso andiamo a vedere i nostri ingredienti. Allora, ci serviranno 100 g di pomodori secchi, un mazzetto di basilico e 60 g di olio d'oliva e un pizzico di sale e 40 g più o meno di tonno. Ora, dopo aver lavato e asciugato il nostro basilico, andiamo a far bollire in una pentola l'acqua. Aggiungiamo il pizzico di sale e andiamo a versarci i nostri 100 g di pomodori secchi e teniamoli in bollitura per 5 minuti e poi li andiamo a scolare un po' alla volta. Ok, e adesso dobbiamo far sì che si asciughino e noi lo facciamo anche con un panno di carta asciutto per velocizzare un po'. Dopo che sono completamente asciutti prendiamo un mixer e ci inseriamo all'interno le nostre foglie di basilico e iniziamo a inserirci tutti i pomodori secchi. Io uso questo tipo di mixer della Kenwood, vi lascio il link in descrizione, però qualsiasi mixer va bene. Ci aggiungo anche un po' di olio di oliva, ma non tutto, e ci metto adesso il tonno. Ok, e anche una spolverata di pepe, ovviamente facoltativo. E ora mi preparo per frullare il tutto. Ok, inizio a frullare. Ok, diventerà una pasta di media consistenza e adesso ci aggiungo gradualmente l'olio extravergine d'oliva, mi raccomando che sia di buona qualità, e continuo col mio mixer. E in realtà posso continuare finché la pasta raggiunge la consistenza che voglio, quindi in questo caso aggiungo il restante olio d'oliva, che pulisco un po' le pareti con la spatolina e continuo col mixer. La pasta dovrà essere molto cremosa e liscia. Ecco qui, questo è il mio risultato finale. Adesso questa potrebbe essere già utilizzata così, però un metodo anche per conservarlo più a lungo è quello di metterlo sott'olio in dei vasetti, e quindi adesso, aiutandomi con una spatolina, vado a inserirlo in un vasetto sterilizzato e quindi adesso piano piano lo trasferisco nel mio vasetto e successivamente andrò a ricoprirlo con dell'olio d'oliva. Ok, ci siamo quasi. Come vedete è una ricetta molto molto veloce e il sapore è veramente buono. Compatto adesso un pochino con un cucchiaino e adesso vado a ricoprire con l'olio d'oliva
e lascio un attimo riposare. Dopo una decina di minuti vado a smuovere un po' il patè per far sì appunto che l'olio entri dappertutto e vada a ricoprire gli spazi vuoti, e adesso piano piano aggiungo l'olio che serve, quindi muovendo un po' ancora il patè faccio sì che tutti i buchi vengano riempiti e aggiungo l'olio d'oliva per far sì che il patè venga completamente ricoperto. La quantità di olio è in base al vasetto, quindi ora chiudo ed ecco qui il nostro patè di pomodori secchi. Può essere utilizzato per accompagnare la pasta, del riso, insalata, bruschette o, come nel mio caso, fette biscottate oppure delle tartine, e sott'olio si conserva almeno un paio di settimane nel frigo. Buon appetito e fatemi sapere se lo provate, e se vi piace lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima ricetta. Ciao!